Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale. Andiamo nel modulo Shape, ed entriamo dentro Sketch Tracer, clicchiamo sul comando per importare l'immagine di riferimento. Impostiamo la vista su frontale, e posizioniamo il sistema di assi in corrispondenza della figura importata. Ora con la freccia superiore regoliamo l'altezza, con la figura facendolo coincidere con la quota. Clicchiamo sulla quota e la cambiamo in modo tale da scalarla nella dimensione giusta, ma volendola realizzare in millimetri, invece di mettere 83 cm, inseriamo 830. Con la freccia nell'angolo in basso a sinistra, ritagliamo l'immagine, confermiamo con OK. Andiamo sul modulo Generative Shape. Selezioniamo il piano ZY e entriamo nello schizzo. Realizziamo una linea verticale passante per l'origine degli assi, alta 830 mm, e la rendiamo di costruzione. Prendiamo il comando spline, disegniamo seguendo il contorno della foto, agganciando l'ultimo punto alla linea precedentemente realizzata. Prendiamo il comando di analisi di curvatura a porcospino, per verificare l'andamento della spline, correggendo dove necessario la posizione dei punti di controllo, in maniera da portare le normali, tutte nella stessa direzione rispetto all'andamento della curva, dopodiché usciamo dallo schizzo. Realizziamo un piano in offset, prendendo come riferimento il piano ZY, inseriamo una distanza di 250 mm. Creiamo un nuovo schizzo posizionato, prendendo come riferimento il piano appena realizzato. Disegniamo una linea verticale passante per l'origine degli assi, alta 830 mm, e la rendiamo di costruzione. Prendiamo il comando spline, disegniamo seguendo il contorno della foto, agganciando l'ultimo punto alla linea precedentemente realizzata.
Prendiamo il comando di analisi di curvatura a porcospino, per verificare l'andamento della spline. Usciamo dallo schizzo. Selezioniamo il piano ZX, ed entriamo in un nuovo schizzo posizionato. Clicchiamo su Inverti, in maniera da rendere l'asse Z verticale. Confermiamo con OK. Proiettiamo la spline sull'origine, e la rendiamo di costruzione. Prendiamo il comando linea, e tracciamo partendo dall'origine, una linea orizzontale di costruzione lunga 250 mm. Disegniamo una linea verticale di 415 mm. Con una spline congiungiamo il vertice della linea, con il vertice della spline proiettata. Clicchiamo 2 volte nella spline realizzata. Dalla finestra che si visualizzerà, selezioniamo il primo punto, attiviamo la tangenza e la portiamo a 90 gradi. Andiamo nel secondo punto, attiviamo la tangenza e la portiamo a 180 gradi. Selezioniamo la linea e la spline, e la specchiamo rispetto all'asse Z, usciamo dallo schizzo. Prendiamo il comando combina, e selezioniamo l'ultimo schizzo eseguito, e l'ultima spline, clicchiamo su OK, ed avremo ottenuto la curva risultante. Andiamo sul comando spline e selezioniamo in sequenza i punti della nuova curva, con il punto origine degli assi, rendiamo i punti della curva, tangenti all'asse Y. Cambiamo stile di visualizzazione, in ombreggiato con spigoli, in maniera da vedere i punti di congiunzione della spline. Con il comando punto, selezioniamo la curva al centro degli assi, e prendiamo come riferimento il punto sulla spline combinata. Ricordiamoci che per visualizzare la foto dobbiamo impostare la vista su materiali, che abbiamo momentaneamente tolto per vedere i punti delle curve. Con il comando definizione spline congiungiamo i 3 punti. Tagliamo la spline combinata, rispetto al piano ZY, attivando l'opzione conserva entrambi i lati.
Con il comando estrudi, creiamo una superficie di riferimento, selezionando la spline centrale. Creiamo un nuovo gruppo geometrico, dove inseriremo tutte le superfici definitive dell'oggetto. Con il comando riempimento creiamo la prima superficie, selezionando la spline centrale e la sua rispettiva superficie di riferimento, in maniera che quando la specchieremo manterremo una continuità in tangenza, con la parte specchiata. Riprendiamo il comando riempimento, e ripetiamo la stessa operazione per la parte inferiore. Stavolta avremo una superficie di riferimento anche nella curva orizzontale, per avere una continuità, con la superficie superiore, dopodiché selezioniamo in sequenza le altre curve per chiudere il contorno e creare la superficie. Nascondiamo la superficie di riferimento, e specchiamo entrambe le superfici create, rispetto al piano ZY. Con il comando unione, uniamo tutte le superfici. Schizzo posizionato, sul piano ZY, clicchiamo su Inverti. Disegniamo una linea orizzontale di 290 mm e la rendiamo di costruzione. Colleghiamola con una linea verticale di 415 mm. Proiettiamo la spline sull'origine e rendiamola di costruzione. Con una spline colleghiamo i due vertici, facciamo doppio clic sulla spline e attiviamo le tangenti di entrambi i punti, inserendo rispettivamente 90 gradi per il primo punto e 180 gradi per il secondo. Selezioniamo la linea verticale e la spline e specchiamola rispetto all'asse Z, usciamo dallo schizzo. Visualizziamo l'immagine, e creiamo un nuovo schizzo posizionato, rispetto al piano precedentemente creato. Creiamo sull'origine una linea verticale di costruzione lunga 830 mm. Con il comando spline disegniamo il profilo seguendo la foto, l'ultimo punto prolunghiamolo oltre la linea di riferimento. Facciamo l'analisi di curvatura, per eventuali modifiche sui punti di controllo della spline.
Usciamo dallo schizzo. Prendiamo il comando combina e selezioniamo rispettivamente lo schizzo creato sul piano ZX, e l'ultima spline realizzata. Otterremo la seguente curva. Con il comando taglia, la spezziamo rispetto al piano ZY, conservando entrambi i lati. Con il comando connessione, selezioniamo la curva combinata e spezzata precedentemente, con quest'ultima appena realizzata. Specchiamo la superficie appena ottenuta rispetto al piano ZY. Con il comando unione uniamo le nuove superfici create, alle precedenti. Con il comando raccorda, raccordiamo lo spigolo selezionato con raggio di 15 mm. Andiamo nell'ambiente Part Design. Prediamo il comando superficie con spessore, selezioniamo la superficie, invertiamo le frecce verso l'interno, e creiamo uno spessore di 10 mm. Nascondiamo la superficie, per visualizzare l'oggetto solido. Applichiamo il materiale. Se il tutorial vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, per rimanere aggiornati, per le uscite dei prossimi video.